bella. In questo momento nella tua vita stai decidendo il percorso che tua vita prenderà. Lasci che ti racconto mio. La mia infanzia a Perugia, in Umbria, è stata serena. 2 volte a settimana facevo danza classica, un altro giorno teatro e un pomeriggio alla settimana inglese. Mi ricordo che non mi piaceva per niente studiare inglese, la trovavo una lingua complicatissima e non mi applicavo. Inventavo sempre una scusa per perdere le lezioni. E, ironia del caso, poi a 20 anni ho deciso invece di studiare lingue all'Università per Straniere di Perugia e trovo che oggi l'inglese sia una lingua bellissima. Ero in Portogallo a fare un'esperienza di scambio con la mia università e ho conosciuto un ragazzo che lavorava all'Istituto Italiano di Lisbona. Lui sarebbe partito a breve per Rio e mi ha proposto di fare 5 mesi in Brasile. Poi da 5 mesi sono diventati 4 anni. La cosa più bella di vivere all'estero è, per me, imparare la lingua e sentire che sono parte della comunità. Imparare le strade, conoscere i miei vicini, fare amicizie con i proprietari dei vari negozi e sentire che sono stata brava a crearmi una rete di piccole conoscenze. A volte però mi sono sentita sola. Mi mancavano i miei cari, i miei amici e sentire che ero sola a volte era un peso, ma non ho mai pensato di tornare indietro e di tornare a casa. La gioia di fare questa esperienza era sempre la più forte motivazione. Vorrei nel futuro costruirmi una famiglia e una vita che sia nel mondo. Non voglio smettere di viaggiare e non voglio pensare che l'arrivo di questo mio bambino o bambina cambierà la mia natura nomade. Voglio una base per tornare, una casa mia che sia il mio rifugio, in cui poter tornare, ma da cui potermi anche allontanare ogni volta che avrò il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Mi attira l'idea di poter vivere all'estero e arricchire la mia vita. Voglio che i miei bimbi siano capaci di parlare e di capire tante lingue, perché parlare una lingua diversa dalla propria è un grande regalo che possiamo fare a noi stessi. Ti consiglio di fare almeno un viaggio importante nella propria vita e di farlo cercando di non essere superficiali, di viaggiare non come una turista distratta, ma pensando intimatamente che cosa significa essere in quel paese che si è deciso di visitare, cosa significa parlare quella specifica lingua e avere quelle specifiche abitudini. Ecco perché consiglio soprattutto di permanere in quel paese o città un tempo sufficiente per apprezzare tutto questo. Ho molti amici sparsi nel mondo e questo mi riempie di gioia. Buona fortuna, il mondo ha bisogno di persone belle e intelligenti come te. Un caro abbraccio, Valeria.